Nel panorama dell'ufologia italiana c'è un caso che ancora oggi, a decenni di distanza, suscita stupore e incredulità. La strana avventura del metronotte Pier Fortunato Zanfretta. Tra il 1978 e il 1980 questo giovane vigilante genovese afferma di essere stato rapito dagli alieni in ben 5 occasioni. Lui in seguito parlerà addirittura di 11 episodi fino al 1981. La vicenda ebbe un eco enorme, coinvolgendo testimoni oculari, carabinieri, media nazionali e persino interrogazioni parlamentari. Ma cosa c'è di vero in questa storia? Cosa sappiamo veramente? All'interno di questo video cercheremo di capirlo analizzando tutto ciò che sappiamo e ciò che invece rimane un po' fumoso. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Io sono Victor, sono il vostro ingegnere aerospaziale e divulgatore scientifico. Oggi parliamo di uno dei casi più interessanti dell'ufologia italiana. Prima però vi ricordo ancora una volta il mio nuovo libro, Come vivremo nello spazio, che potete trovare in tutte le librerie e negli store online. Vi lascio ovviamente il link in descrizione. Partiamo subito a cannone perché c'è veramente tantissimo da raccontare. E partiamo con la storia di questa persona. Chi è Pier Fortunato Zanfretta? Nel 1978 ha 26 anni, è sposato con 2 figli piccoli ed è una guardia giurata presso l'istituto di vigilanza privato Val Bisagno di Genova. I colleghi lo descrivono come una persona equilibrata, senza manie o fantasie strane. Nessuno poteva quindi immaginare che proprio lui sarebbe diventato protagonista del più celebre caso di rapimenti alieni all'interno del territorio italiano. Tutto quanto inizia nella notte fra il 6 e il 7 dicembre del 1978. Zanfretta è di pattuglia nell'entroterra genovese, a Marzano di Torriglia per la precisione, e verso mezzanotte si reca presso una villetta isolata chiamata Casa Nostra per il suo consueto giro di controllo. Improvvisamente l'auto di servizio, una Fiat 126, si spegne. Motori e fari fuori uso senza un motivo apparente. Siamo nei boschi innevati, nel silenzio totale, e il metronotte nota qualcosa di anomalo. 4 luci che si muovono nel giardino sul retro della villa. Ovviamente, primo pensiero, si tratta di ladri che, muniti di torce, starebbero cercando di rapinare. Zanfretta comunica via radio alla centrale ciò che sta succedendo, ma la radio non dà risposta perché anch'essa è misteriosamente in blackout. Quindi, armato di una torcia e della sua pistola calibro 38, Zanfretta scavalca il cancello e si avvicina alla casa, deciso a sorprendere questi intrusi. Ma è lui a venir preso di sorpresa. Sente un tocco sulla spalla e, voltandosi di scatto, si trova davanti un'entità spaventosa. Più tardi la descriverà al brigadiere dei carabinieri Antonio Nucchi come un essere enorme, alto circa 3 metri, con la pelle increspata come se fosse grasso o avvolto in una tuta molle, comunque grigia. Occhi triangolari, gialli, vene rosse in testa, orecchie a punta e mani condite dalle unghie rotonde. Insomma, un mostro verdastro gigantesco dai tratti quasi rettiliani. Alle sue spalle ne intravede un altro, uguale. Quindi, terrorizzato, urla e fugge verso l'auto. Mentre corre, gli cade la torcia. Nel raccoglierla, scorge alle spalle della creatura una enorme luce di forma triangolare che si sta levando sopra la villa. Un oggetto volante gigantesco che lui descriverà come un disco luminoso più grande della casa stessa e che decolla emettendo un forte sibilo per poi scomparire in un attimo verso il cielo. A questo punto un'ondata di calore investe Zanfretta, facendogli quasi perdere i sensi. Poco dopo mezzanotte, alla centrale operativa, arriva finalmente un messaggio radio di Zanfretta che recita questo: "Mamma mia, quanto è brutto, non sono uomini, non sono uomini". Poi il contatto si interrompe bruscamente. L'operatore radio, Carlo Toccalino, ovviamente pensa a un'aggressione da parte magari dei famosi ladri o di malviventi in generale, ma quelle frasi sugli orrendi non uomini lo lasciano comunque abbastanza interdetto. Quindi una pattuglia di colleghi viene inviata immediatamente sul posto, ma a causa del ghiaccio sulle strade e delle condizioni avverse impiega quasi un'ora per arrivare. All'1:15 circa, 2 metronotte, Walter Lauria e Raimondo Mascia, trovano Zanfretta nei pressi della villa. È sdraiato a terra in stato completamente confusionale, in shock, gli occhi sbarrati dal terrore, la pistola ancora in mano. Tant'è vero che appena vede i fari dell'auto di soccorso reagisce come se fosse un animale braccato.
si alza urlando, punta arma e torcia contro i colleghi. Inizialmente sembra non riconoscerli nemmeno, da quanto è sconvolto. Vero è, infatti, che i due dovranno disarmarlo con la forza, almeno secondo il rapporto, e notano subito una cosa sconcertante, un particolare. Nonostante il freddo pungente di quella notte, il corpo e gli abiti di Zanfretta scottano, sono caldissimi, come se fossero stati vicino ad un forno. Anche l'auto di servizio ha le portiere spalancate e i sedili però inspiegabilmente caldi. Zanfretta viene portato alla vicina caserma dei carabinieri di Torriglia. Al suo arrivo è completamente in uno stato di panico e addirittura sembra essere febbricitante, completamente accaldato. Continua a ripetere frasi confuse come "li ho visti, non erano umani, erano mostri". Ai militari racconta di essere stato terrorizzato da esseri dalle sembianze mostruose non umani per l'appunto. Nel frattempo, il brigadiere Antonio Nucchi, comandante, se vi ricordate, della stazione, effettua con i suoi un sopralluogo per capire che cosa sta succedendo. E i riscontri sul terreno sembrano dare credito alla storia di Zanfretta. Sul prato retrostante casa nostra vengono trovate 2 enormi impronte a forma di ferro di cavallo, dal diametro di circa 3 metri e profonde circa 15 centimetri nel terreno. Sembrano il segno di qualcosa di pesantissimo che è atterrato proprio lì, come quello lasciato da un elicottero, annotano i carabinieri nel rapporto. Inoltre il portone della villa risulta forzato, ma all'interno non manca nulla, dettaglio che effettivamente stona con l'ipotesi dei ladri. Ma c'è di più, non era solo Zanfretta ad aver visto qualcosa quella notte, perché Nucchi scopre rapidamente che decine di abitanti della zona di Torriglia hanno segnalato strani fenomeni proprio nelle stesse ore. In totale ci saranno 52 testimoni oculari che riferiscono di aver visto un grande oggetto volante luminoso volteggiare in cielo. Quindi gli aneddoti combaciano sia in termini di avvistamento sia in termini di tempistiche. E fra questi testimoni c'è anche addirittura un brigadiere della Guardia di Finanza, Salvatore Esposito, che racconta un episodio impressionante. Mentre stava aprendo la saracinesca del suo garage, fu investito da una luce intensissima che illumina la zona completamente a giorno. Pensando inizialmente ai fari abbaglianti di un'auto, si volta per riprendere la persona che li stava accendendo e lo stava accecando, ma rimane paralizzato dal terrore perché vede, a sua detta, un enorme disco volante che stazionava silenziosamente sopra di lui, proiettando questo fascio di luce accecante. L'oggetto poi schizza via nel buio con un guizzo. Tutti questi racconti vengono messi a verbale e nel giro di 48 ore l'Arma dei Carabinieri redige un dettagliato rapporto preliminare. Il brigadiere Nucchi, colpito dalla quantità di riscontri, invia addirittura un'informativa ufficiale ai superiori, quindi allo Stato Maggiore dell'Aeronautica e al Ministero dell'Interno, in cui valuta buono il grado di attendibilità delle testimonianze raccolte. In pratica, agli occhi delle autorità militari, la faccenda è considerata credibile. Qualcosa di anomalo è realmente accaduto sui colli genovesi quella notte. Ed è proprio qui, fra il 6 e il 7 dicembre, che nasce il caso Zanfretta, che però non finisce qui. Passano infatti poche settimane. Zanfretta, nonostante lo shock, torna al lavoro dopo qualche giorno di riposo, ma nella notte post-natalizia, fra il 26 e il 27 dicembre, succede tutto quanto di nuovo. Sono le 23:46 del 26 dicembre quando, dalla sua Fiat 127 di servizio, Zanfretta chiama via radio la centrale. La voce è di nuovo agitata e dice: "Sono avvolto da una fitta nebbia e non vedo più nulla. Ho perso il controllo dell'auto. L'auto procede da sola e sta acquistando velocità." Dopodiché ancora il contatto radio si interrompe. Ovviamente immaginate l'ansia dei colleghi. La notte è tempestosa, c'è una pioggia torrenziale, la nebbia è fitta e gelida e il loro compagno dentro una macchina che apparentemente sta correndo senza controllo. 4 minuti dopo, mentre le pattuglie di soccorso si precipitano nella sua direzione, dalla radio esce di nuovo un messaggio di Zanfretta, che stavolta sembra molto più calmo, stranamente calmo. "La macchina si è fermata, vedo una grande luce, ora scendo." Poi più nulla di nuovo. 2 autopattuglie dell'Istituto Val Bisagno, guidate dal brigadiere Emanuele Travenzoli e dal metronotte Raimondo Mascia,
raggiungono la zona dell'ultimo segnale e ci arrivano più o meno a 00:30 e la scena è da brividi. La Fiat 127 di Zanfretta è ferma in mezzo alla carreggiata. Motori e luci accesi, porte spalancate, ma di lui nessuna traccia. E sta piovendo forte, c'è fango ovunque. All'improvviso, illuminato dai fari, sbuca proprio Zanfretta dalla vegetazione. Sta correndo disperato nel buio, sembra in preda al panico. E fugge persino, anche questa volta, dai colleghi, come se non li stesse nemmeno riconoscendo ancora una volta. E quando lo raggiungono trovano un uomo in stato confusionale completo. Piange, trema convulsamente, ripete: dicono che mi vogliono portare via. Che ne sarà dei miei bambini? Non voglio. Ci vogliono diversi minuti per calmarlo e anche qui si notano subito delle stranezze fisiche. Nonostante il freddo sotto zero e la pioggia battente, la sua divisa è asciutta e calda, come se fosse stata di recente vicino a una forte fonte di calore. Zanfretta, inoltre, ha il volto arrossato e la pelle calda, sembra che abbia la febbre alta. Ispezionando la zona, quella intorno all'auto, i metronotte e i carabinieri trovano ampie orme fangose, impronte di scarponi di dimensioni spropositatamente grandi, lunghe oltre 50 cm e larghe circa 20. Sembrano combaciare con quelle rilevate 20 giorni prima dietro la villa, indizio, secondo alcuni, che gli stessi visitatori potrebbero essere tornati. A questo punto persino i più scettici devono ammettere che qualcosa di anomalo stia succedendo. Questa seconda apparizione, in meno di un mese tra l'altro, fa esplodere definitivamente il caso Zanfretta sui media nazionali. Giornalisti, curiosi, chiunque tempestano di telefonate alla sua abitazione. Zanfretta però rifiuta la maggior parte di queste chiacchierate perché è in realtà sinceramente angosciato. Se avessi saputo di scatenare tutto questo, non avrei mai raccontato nulla. La gente mi chiama tutte le ore per prendermi in giro. Io non so cosa fosse quello che ho visto, però l'ho visto, non sono un bugiardo, dichiarerà più tardi. E in effetti Zanfretta, più che cercare pubblicità, come probabilmente starete pensando, è molto più preoccupato di perdere il lavoro. Teme che i datori di lavoro lo licenzino giudicandolo impazzito o magari inaffidabile. L'Istituto Valbisagno, però, continua a supportarlo, ma giustamente vuole anche vederci chiaro. Quindi, su iniziativa dell'allora direttore, Zanfretta viene sottoposto il 31 gennaio 1979 a una perizia neurologica e psichiatrica presso l'ospedale San Martino. Il professor Giorgio Giannotti, primario neurologo, lo esamina accuratamente e conclude con un certificato rassicurante. Ho trovato il signor Zanfretta in perfette condizioni psichiche e neurologiche. Non presenta alterazioni del pensiero né disturbi psicosensoriali. Normale la capacità volitiva e criticologica. Ritengo pertanto Zanfretta idoneo al suo lavoro in modo incondizionato, senza necessità di osservazione né di terapie. Questo referto, paradossalmente, dà ancora più forza alla incredibile testimonianza, perché se non è pazzo né drogato, cosa ha vissuto veramente? Nel frattempo, il giornalista Rino Di Stefano del Corriere Mercantile di Genova inizia a seguire il caso da vicino. È proprio lui a suggerire a Zanfretta un tentativo estremo per recuperare i ricordi di quelle notti: l'ipnosi regressiva. Si tratta di una pratica allora poco conosciuta in Italia, usata talvolta in ufologia proprio per sbloccare traumi e memorie rimossi durante presunti incontri ravvicinati. Zanfretta inizialmente è scettico e fra i mille dubbi comunque accetta, e così decide di sottoporsi a una seduta di questo tipo presso lo studio del dottor Mauro Moretti, psicoterapeuta e membro dell'Associazione Medica Italiana per lo Studio dell'Ipnosi. La seduta viene audioregistrata e successivamente anche filmata per la TV locale, e sotto trance Zanfretta cade in uno stato di coscienza alterata e comincia a rivivere la notte del 6 dicembre. Ciò che emerge è abbastanza sconvolgente perché Zanfretta ricorda di essere stato portato a bordo di un UFO. Sotto ipnosi racconterà di aver perso conoscenza quando quel primo mostro gli apparve davanti, ma di essersi poi risvegliato in un luogo abbagliante di luce, un ambiente chiuso, molto caldo,
dove si trovava circondato dai famosi mostri verdastri. Dice di essere stato sottoposto a esami clinici molto dolorosi, ma non letali. Gli avrebbero applicato, secondo i racconti, una sorta di casco in testa e infilato lunghi aghi trasparenti nei fianchi, nelle gambe e nel torace, come per prelevargli del sangue, il quale fluisce attraverso questi tubi di vetro in una macchina misteriosa per poi essergli reiniettato. Tutto questo, secondo Zanfretta, però senza sentire dolore durante il processo, quasi come se fosse sotto anestesia. Intorno a lui 4 esseri lo osservano durante tutto l'arco dell'esame. Moretti incalza con domande e ottiene una descrizione più dettagliata degli alieni. Secondo Zanfretta hanno una pelle verde grigiastra, rugosa e pelosa, ma potrebbe essere a sua detta una tuta molle che indossano. Gli occhi gialli triangolari e grandi spuntoni simili a corna ai lati del capo, ciò che da sveglio aveva definito orecchie a punta. In faccia presentano una griglia metallica all'altezza della bocca da cui filtra una luce, forse secondo lui un dispositivo che usano per respirare o per emettere suoni. Le braccia lunghe terminano con mani dotate di artigli smussati. Sono alti circa 3 metri e molto robusti. Sempre sotto ipnosi, Zanfretta riferisce di aver comunicato con queste creature, ma non in italiano ovviamente. Sostiene infatti che gli alieni abbiano usato una specie di apparecchio luminoso, forse proprio quella griglia che hanno in bocca, per tradurre telepaticamente i loro pensieri. Gli avrebbero detto di provenire da un pianeta chiamato Titania, situato nella terza galassia, un mondo morente, secondo lui, che loro sono costretti ad abbandonare per andare a cercare fortuna altrove. Avrebbero individuato quindi la Terra come possibile rifugio per la loro specie. Si fanno chiamare, dice Zanfretta, Dargos. Durante il colloquio i Dargos intimano a Zanfretta di non aver paura, torneranno a visitarlo e presto verranno in molti sulla Terra. In pratica Zanfretta ci mette davanti alla prospettiva di un'invasione imminente, cosa che decisamente angosciante se ci pensiamo, e che angoscia enormemente il metronotte stesso. Tant'è vero che quest'ultimo chiede loro: perché proprio io? Cosa volete da me? E implora una prova tangibile da mostrare affinché qualcuno gli creda. Terminata la prima ipnosi, lo scenario delineato è veramente da fantascienza e comprensibilmente infatti tantissime persone rimangono scettiche. Dopotutto sono ricordi emersi in trance senza conferme obiettive, utilizzando un metodo non poi così affidabile. E infatti, nelle settimane seguenti, la vita di Zanfretta diventa difficilissima. Nonostante le sue reticenze, i media lo braccano. La gente vuole capire se mente. Lui, che di per sé ha già un carattere schivo, si sente a disagio e deriso. Un caso emblematico di tutto ciò è la sua apparizione a Portobello con Enzo Tortora. Durante questa apparizione televisiva il presentatore lo tratta in modo semi-ironico, quasi come se fosse un credulone, suscitando le risatine del pubblico. Caso che lascerà Zanfretta, a suo dire, decisamente umiliato. Nel frattempo le autorità continuano a monitorare. Il rapporto informativo del brigadiere Nucchi viene completato e ufficialmente trasmesso il 3 gennaio 1979 alla Pretura di Genova. Tuttavia ci sono mesi di stallo investigativo perché mancano reati da contestare, nessuno ha commesso un illecito e non ci sono prove solide di questi avvenimenti. Pertanto, dopo diversi mesi, come dicevo, quel fascicolo verrà archiviato. L'11 gennaio 1980 in particolare dal giudice russo proprio per mancanza di estremi di reato. In pratica non c'è alcun crimine da perseguire, nessun rapitore in carne e ossa da cercare e quindi tutto ciò non è di competenza della legge. Dopo l'inverno del 1979 questi avvenimenti, la situazione sembra calmarsi un po'. Zanfretta è abbastanza provato dallo stress, viene spostato quindi su un turno e una zona differenti. D'ora in poi presta servizio quindi nel quartiere genovese di Quarto, in città. I superiori sperano così di sottrarlo all'influsso negativo di quei luoghi maledetti, ma così non sarà. La notte del 30 luglio 1979 Zanfretta è di servizio. Verso l'una di notte comunica via radio di non sentirsi bene. Un forte mal di testa, questo è un dettaglio importante. Infatti Zanfretta avvertirà sempre questi mal di testa, queste emicranie prima dei rapimenti, quasi
quasi come se fossero delle premonizioni del rapimento che sta per avvenire. Subito dopo scompare nel nulla e dopo 2 ore di ricerche la Vespa che guidava viene ritrovata parcheggiata nei pressi di Montefasce, un'altura alle porte di Genova, a circa 12 km dal punto dove avrebbe dovuto trovarsi. Di Zanfretta ancora nessuna traccia. Stranamente, il custode del parco del Montefasce dichiara di non aver visto salire nessuno in moto quella sera in quella fascia oraria. E c'è anche un altro elemento sconcertante. Il motore dello scooter è freddo, come se non fosse stato realmente guidato per quella distanza. Quando finalmente Zanfretta viene individuato, sta vagando in uno stato confusionale lontano circa 2 km dal motorino. Anche stavolta è spaventato, disorientato, incapace di spiegare come sia arrivato fino a lì. Racconterà in seguito che subito dopo la comunicazione radio fu avvolto da una luce caldissima e accecante e in un istante si ritrovò in cima al monte senza capire come. Ovviamente i colleghi faticano a credergli, nonostante tutta la situazione, lo scenario, sia un po' bizzarro. Determinato a dimostrare di non essere un impostore, Zanfretta si presta a un ulteriore esperimento, il cosiddetto siero della verità. Il 3 agosto 1979 si reca a Milano, presso il Centro Internazionale di Ipnosi Medica e Psicologia, dove il professor Marco Marchesan lo sottopone a un'interrogazione in stato di sedazione da tiopentale, cosiddetto pentotal, il siero della verità. Ovviamente la cosa va presa con enorme cautela, come fra poco vedremo, ma è significativo notare che anche sotto pentotal Zanfretta ripete la medesima versione, la stessa storia in ogni dettaglio, quella che aveva già suggerito sotto ipnosi e che aveva ricostruito durante gli interrogatori. Marchesan infatti conferma che non emerge alcuna contraddizione né confessione di un eventuale imbroglio. Questo convince ancora di più i sostenitori che il metronotte effettivamente sia sincero. Ora, va detto comunque che un soggetto sotto pentotal può comunque rimescolare realtà e fantasia, semplicemente lo farà con meno inibizioni. Non significa che ciò che dice sia oggettivamente vero. In sintesi potremmo arrivare a questa conclusione. Il pentotal conferma la buona fede di Zanfretta, ma non certifica l'esistenza di alieni e quindi non è una prova considerabile e oggettiva. Giungiamo così all'inverno successivo. Le apparizioni quindi sembrano cominciare a seguire un pattern. In dicembre, a un anno esatto dal primo incontro, i Dargos tornano a farsi vivi. Nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1979 Zanfretta è nuovamente di pattuglia nell'entroterra, stavolta con una Mini Cooper di servizio, quando intorno alle 22:30 scompare nuovamente. Ma stavolta ci sono altri 4 metronotte testimoni. Su ordine del suo superiore, infatti, il tenente Giovanni Cassiba, quella notte 4 pattuglie della Val Bisagno stavano discretamente coprendo l'area di Torriglia per tenere d'occhio Zanfretta. Improvvisamente 2 auto di supporto di questa squadra, per l'appunto, vengono investite da qualcosa di sconvolgente. Una densa nuvola luminescente che appare nel cielo, sopra di loro, e da essa partono 2 fasci di luce che, a detta poi delle ricostruzioni, è di colore verdastro e che colpiscono le vetture accecando i conducenti. I motori delle auto si spengono e le apparecchiature vanno in tilt. I 4 uomini, impauriti, escono dai veicoli e alzano lo sguardo. Quella nuvola, ferma in cielo, brilla di luce intensa. Il tenente Cassiba, presente anche lui e preso dal panico, addirittura estrae la pistola d'ordinanza e spara verso le luci un intero caricatore. Non ottenendo reazioni, afferra l'arma di un collega e continua a sparare come in preda veramente al terrore, al delirio. Dopo pochi istanti, come in risposta agli spari, le 2 luci si spengono in maniera simultanea e la nuvola si allontana rapidamente, dissolvendosi fra i monti in direzione del mare. Tornato il buio e il silenzio, i motori delle auto ripartono da soli. I 4 metronotte sono sconvolti. Uno di essi, il metronotte Germano Zanardi, rimane traumatizzato al punto da non voler più proseguire il servizio notturno, pensate, e nei mesi successivi lascerà il lavoro, proprio a causa di questo incidente, incapace di superare la paura. Secondo alcune fonti addirittura sviluppò un disturbo da stress così grave che tempo dopo arrivò a gesti estremi, ma su questo non ci sono conferme ufficiali, quindi
rimaniamo coi piedi per terra, restiamo al fatto che comunque abbandonò l'incarico. Una volta risollevati dallo shock, Cassiba e gli altri si rimettono a cercare Zanfretta. Trovano la Mini Cooper abbandonata poco lontano, uno sportello, lato della guida, è aperto, il motore è spento. Dopo circa 40 minuti di ulteriori ricerche e perlustrazione della zona, Zanfretta viene ritrovato fra i cespugli a diversi metri dalla strada. È privo di sensi, è semicongelato. Anche questa volta è illeso fisicamente, ma è veramente in uno stato profondissimo di shock e vicinissimo all'ipotermia. Sarà l'ultimo episodio con testimoni multipli e rilevamenti concreti, ma non l'ultima volta che Zanfretta affermerà di aver incontrato i Dargos, come dicevamo all'inizio. Comunque, riportato in sede appena possibile, Zanfretta viene sottoposto a una nuova ipnosi regressiva per rievocare anche questo incontro. Durante la seduta accade qualcosa di inaspettato. A un certo punto il metronotte, sempre sotto trance, cambia addirittura tono di voce e comincia a parlare una lingua incomprensibile. Sembra quasi che un'entità parli attraverso di lui. Potremmo ipotizzare questo. E quando il dottore chiede di tradurre, Zanfretta, sempre ipnotizzato, riferisce il messaggio. I visitatori affermano che presto si faranno vedere da tutta l'umanità e sperano che in quel momento nessuno si farà del male. Dopodiché la voce scompare e Zanfretta esce dallo stato di trance senza ricordare quasi niente della conversazione appena avvenuta. Un altro dettaglio poi affiora da questa ipnosi. Zanfretta dice ai suoi rapitori qualcosa a proposito della Spagna, del tipo: perché siete andati in Spagna a far cosa? Spaventate gente laggiù, tutti quanti insieme? Un farfugliamento che in seduta pareva privo di senso. Ebbene, il giorno seguente, il 4 dicembre del 1979, i telegiornali rilanciano un articolo ANSA straordinario. La notte del 2 dicembre, la stessa del rapimento, nei pressi di Guadalajara, in Spagna, un veterinario di nome Alfredo Sánchez e la sua famiglia avevano denunciato di essere stati inseguiti in auto da un UFO. Il velivolo volante li avrebbe braccati, affiancati e poi accecati con un forte bagliore giallastro, causando addirittura la fuoriuscita di strada della vettura, per fortuna senza gravi conseguenze. Come poteva il nostro metronotte, sotto ipnosi la sera prima, sapere di un fatto accaduto in Spagna che sarebbe diventato di dominio pubblico solamente il giorno successivo? Naturalmente potrebbe trattarsi di un puro caso. In effetti, durante l'ondata UFO di quegli anni erano parecchi gli avvistamenti, tantissime persone riferivano avvistamenti continui e forse era statisticamente probabile un incidente simile all'estero. D'altronde, nei suoi farfugliamenti, Zanfretta parla di Spagna generica. Però per i sostenitori fu la prova che Zanfretta era davvero in contatto con un'intelligenza aliena e che questa intelligenza aliena fosse in grado di informarlo di eventi addirittura lontani. Dopo questa quarta vicenda, Zanfretta viene tenuto per un po' lontano dai servizi operativi. La sua salute psicologica preoccupa e parecchio e quindi temporaneamente gli viene perfino sospeso il porto d'armi, di fatto sollevandolo dall'incarico. Fa ricorsi su ricorsi, varie vicissitudini legali, alla fine, a febbraio 1980, è di nuovo di turno. Anche questa volta di notte e puntualmente, come da copione, succede qualcosa. Siamo nella notte fra il 14 e il 15 febbraio del 1980. Zanfretta comunica via radio di nuovo di avere un mal di testa lancinante. Poco dopo perde il contatto con la centrale che rileva che il segnale mobile della sua auto, stavolta di nuovo una Fiat 127, si ferma in una zona nei pressi di Lumarzo, nell'entroterra genovese. Stavolta però l'istituto Valbisagno è preparato. Aveva attrezzato l'auto di Zanfretta con alcuni dispositivi segreti di monitoraggio. In particolare, su indicazione di Rino Di Stefano, ve lo ricordate, furono fissati fili d'acciaio fra la carrozzeria e i mozzi delle ruote. Se la macchina fosse stata sollevata da terra, come Zanfretta asseriva nei casi precedenti, le sospensioni avrebbero fatto ruotare le ruote verso il basso spezzando i fili. Inoltre fu collocato un termometro a memoria nell'abitacolo per registrare eventuali eventi anomali, sbalzi di temperatura per esempio, durante il turno.
Insomma, una sorta di trappola tecnologica per identificare effettivamente avvenimenti strani e cercare finalmente delle prove concrete di questi fenomeni. I soccorsi raggiungono il luogo indicato dal segnalatore radio e trovano la Fiat 127 ferma con il motore acceso sul ciglio della strada. La portiera lato guidatore è aperta, ma Zanfretta non c'è. Scandagliano tutta l'area circostante con le torce finché non lo trovano. È aggrappato a un albero in fondo a una scarpata, semi privo di sensi e anche stavolta congelato dal freddo, vicino all'ipotermia. Lo recuperano subito e, a parte lo shock, anche stavolta è vivo e illeso. Questa scena, quasi simbolica, segna l'ultimo capitolo dei suoi travagliati e misteriosi rapimenti. Gli esiti dei controlli sull'auto a quel punto sono clamorosi, perché tutti e 4 i fili d'acciaio fissati alle sospensioni risultano spezzati nettamente, indicando che effettivamente la vettura è stata sollevata da terra durante l'evento. Inoltre, il termometro interno segna 43 gradi centigradi nell'abitacolo, un'anomalia di calore già riscontrata in precedenza, ma ora registrata anche strumentalmente. Questi dati lasciano interdetti persino gli scettici. Sottoposto a quella che sarà l'ultima ipnosi regressiva, Zanfretta fornisce ulteriori sviluppi. Riferisce infatti che durante il rapimento di febbraio 1980 gli alieni avrebbero consegnato un oggetto da portare come prova sulla Terra. Una sfera trasparente contenente al suo interno una sorta di tetraedro dorato, luminoso e in costante rotazione. Una tecnologia quindi certamente non terrestre, ma in ipnosi Zanfretta pare inizialmente rifiutare questo dono, temendo forse le implicazioni. Gli alieni insistono e gli lasciano comunque la sfera, con l'ordine di consegnarla a Joseph Allen Hynek, nome che Zanfretta non conosce, ma che si tratta di un celebre astrofisico e ufologo americano. Tornato in sé, Zanfretta afferma di aver preso la sfera e di averla nascosta in un luogo segreto da qualche parte dell'Appennino ligure. Racconta inoltre che l'oggetto sarebbe pericoloso perché chiunque tranne lui provasse ad avvicinarsi verrebbe colpito da una scarica mortale di energia. Inutile dire che di questa fantomatica sfera non esiste ad oggi alcuna prova concreta. Zanfretta non l'ha mai mostrata a nessuno. Lui sostiene che ha paura a farlo e i rari tentativi di fotografarla o comunque entrarci in contatto sono falliti. Va aggiunto poi che negli ultimissimi incontri Zanfretta riferì visioni ancora più pittoresche. All'interno dell'astronave avrebbe visto infatti grossi cilindri trasparenti pieni di liquido in cui erano conservate creature di vari tipi, animali preistorici, perfino entità aliene di altri mondi. Ovviamente dettagli emersi sempre sotto ipnosi. Complessivamente, come abbiamo citato, Zanfretta afferma di aver vissuto 11 incontri, ma dopo i primi 5, che sono quelli documentati dalla cronaca, gli altri sarebbero avvenuti nel riserbo senza testimoni. Al di là del racconto di Zanfretta, che abbiamo visto arricchirsi nel tempo con vari dettagli sempre aggiuntivi, specie grazie all'ipnosi, quali prove oggettive abbiamo di questi eventi? Perché qualcuna c'è. Innanzitutto le testimonianze indipendenti, come sottolineato. Ben 52 persone residenti nei pressi di Torriglia e colleghi di Zanfretta riferirono avvistamenti di strani fenomeni aerei in concomitanza con il primo avvistamento. In pratica non abbiamo a che fare con una storia raccontata da un singolo, ma almeno in 2 occasioni numerosi altri testimoni hanno confermato luci, UFO, avvistamenti insoliti nel cielo. Un secondo elemento sono le tracce fisiche a terra. Nei primi 2 episodi, in particolare, i carabinieri trovano queste impronte che non corrispondono sicuramente a qualcosa di noto e non sono di Zanfretta. Inoltre, sempre nel secondo episodio, il tettuccio della Fiat 127 era rovente al tatto, pur essendo notte fonda d'inverno. Nel quinto episodio, come appena detto, i dispositivi installati sulla vettura hanno dato anche delle misurazioni concrete, strumentali. Questo però non prova in alcun modo la presenza di alieni. Potrebbero esserci tante spiegazioni. Un ipotetico esperimento militare, un altro fenomeno naturale elettromagnetico. Tuttavia questi sono elementi documentati e sicuramente bizzarri. Abbiamo poi anche alcuni documenti ufficiali, per così dire, perché ci sono i verbali dei carabinieri, che come dicevamo sono stati trasmessi addirittura al Ministero dell'Interno e fu aperto addirittura un fascicolo in pretura, sebbene archiviato. Ci furono inoltre comunicazioni interne all'aeronautica militare e persino alcune interrogazioni parlamentari su questo. Insomma, l'Italia del 1978 ha vissuto il suo panico UFO,
con centinaia veramente di segnalazioni in tutta la penisola, e il caso Zanfretta è la ciliegina sulla torta che arriva perfino, come dicevamo, a Roma. In ogni caso, nessuna autorità dichiarò mai di aver trovato prove di alieni. Semplicemente si registra il fenomeno come inspiegato, che però non vuol dire inspiegabile, ricordiamocelo. Se vogliamo possiamo considerare fra le prove, tra virgolette, anche il fatto che Zanfretta fu visitato e analizzato da vari medici specialisti, psicologi principalmente, senza che emergesse in lui alcuna patologia. Inoltre tutti i colleghi e superiori che ebbero a che fare con lui nelle condizioni di shock poterono constatare quanto reale, quanto sincero era il suo terrore, la sua paura. Insomma, se stava recitando, doveva essere veramente un bravissimo attore e non lo sapevamo. Alla luce di tutto ciò, Zanfretta appariva vittima di qualcosa di straordinario e il suo caso attira la curiosità anche di ricercatori internazionali. Rino Di Stefano nel 1980 invia un dossier al famoso ufologo americano Hynek, ve lo ricordate, lo stesso che gli alieni avevano nominato, incaricato di ricevere la sfera. E negli anni 90 Zanfretta fu invitato a convegni UFO in giro per tutto il mondo. Tuttavia, nonostante l'accumulo di indizi, manca la prova regina. Non c'è un frammento tecnologico alieno, una foto nitida degli UFO o degli esseri che erano all'interno di queste navicelle, un segno fisico inconfutabile su Zanfretta, cicatrici di operazioni, impianti, cose di questo tipo. Nulla di ciò è mai stato trovato. Gli stessi ufologi, quelli più seri, riconoscono che è impossibile, basandosi sul caso Zanfretta, dimostrare oggettivamente un incontro extraterrestre. Un punto cruciale del caso, come avrete capito, è l'ipnosi regressiva e il suo ruolo nelle indagini. Molte delle informazioni più sensazionali di questa vicenda provengono proprio dai racconti emersi durante queste sedute. È dunque fondamentale chiedersi: quanto sono attendibili questi ricordi recuperati sotto ipnosi? La risposta scientifica è semplice e chiara: pochissimo. Numerosi studi sulla memoria hanno dimostrato che l'ipnosi non è uno strumento affidabile quando si tratta di rievocare fedelmente eventi dimenticati. Tutt'altro. In quello stato di coscienza alterata, il soggetto è altamente suggestionabile e può confondere molto facilmente l'immaginazione con la memoria reale. Lo psicologo Cesare Musatti, fondatore della psicoanalisi italiana e che partecipò ad alcune sedute con Zanfretta stesso, lo disse chiaramente: durante l'ipnosi il metronotte appariva sinceramente convinto di quel che raccontava, ma questa sincera convinzione soggettiva non garantisce affatto che i fatti siano accaduti davvero. Anche il dottor Mauro Moretti, il primo ipnotista che lo esaminò, fu dello stesso avviso. Potete testimoniare sulla buona fede di Zanfretta, ma non sulla realtà oggettiva delle sue esperienze. In effetti, l'ipnosi regressiva già allora era vista con scetticismo dagli esperti in materia. La professoressa Elizabeth Loftus, celeberrima psicologa americana, ha condotto fin dagli anni 70 esperimenti sui falsi ricordi, mostrando quanto sia facile impiantare nella mente delle persone ricordi completamente inventati tramite semplice suggestione. In un esperimento riuscì a far ricordare a persone adulte episodi mai avvenuti della loro infanzia, come essersi persi in un centro commerciale da piccoli, per esempio, semplicemente raccontando loro in maniera convincente che si trattava di fatti reali. Sotto ipnosi questa vulnerabilità della memoria si accentua. Il soggetto, specialmente se desideroso di collaborare e di compiacere l'ipnotista, tende a costruire narrazioni plausibili attingendo a tutto il bagaglio di conoscenze, di credenze, di suggestioni che ha immagazzinato. Ripeto, non c'è malafede in questo, va sottolineato. Il soggetto non mente deliberatamente, è convinto di ricordare, ma quei ricordi possono essere frutto di fantasie guidate. E nel caso dei rapimenti alieni questo è frequentissimo, moltissime storie di abduction aliena vengono fuori solamente sotto ipnosi, che poi si ricollegano a influenze culturali, film, letture di fantascienza, altre storie di UFO lette sui giornali e che poi vengono riportate dalla stessa mente del testimone e reinterpretate secondo contesto. Un'ipotesi avanzata da alcuni psicologi è che Zanfretta possa aver subito inizialmente un episodio di dissociazione o di allucinazione spontanea, dovuto magari allo stress, comunque scatenato da fattori esterni. Potrebbe essere anche stato un temporaneo malore, un calo di zuccheri, la suggestione di pattugliare al buio da solo in zone impervie. La sua mente
trovandosi con un buco di memoria e uno shock, avrebbe riempito i pezzi mancanti con l'unica spiegazione che sembrava all'epoca adattarsi al contesto: un incontro ravvicinato con UFO, con alieni. In fondo, pensiamo un attimo alla prima notte. Zanfretta poteva davvero aver visto qualcuno, magari un ladro vero, che d'altronde, ricordiamoci, aveva scassinato la casa, oppure un animale che lo ha spaventato, chi lo sa, e aver confuso i ricordi nell'attacco di panico successivo. Quando poi gli ufologi e la gente si è riunita attorno a lui facendogli domande, semplicemente ha dato loro quello che cercavano: alieni, astronavi, messaggi cosmici. Non è un caso che seduta dopo seduta i racconti di Zanfretta diventano sempre più dettagliati, sempre più mitologici. All'inizio parla solo di mostri orrendi di luci. Con l'ipnosi comincia la narrazione strutturale, gli esami medici, Titania, l'invasione, fino ad arrivare addirittura a una sfera magica che nessuno può vedere. Queste aggiunte progressive suggeriscono il possibile intervento di influenze esterne. C'è ad esempio la figura dell'ufologo Luciano Boccone, che fu tra i primi ad aiutare, per così dire, Zanfretta a ricordare. Boccone era un personaggio convinto di teorie a dir poco singolari. Sosteneva di poter fotografare entità aliene invisibili con pellicola infrarossa e credeva ai messaggi telepatici di Ashtar Sheran, un fantomatico comandante galattico carissimo agli occultisti degli anni 50. Ebbene, Boccone fu presente durante alcune sessioni chiave che coinvolgevano Zanfretta e secondo alcuni avrebbe suggerito proprio a Zanfretta interpretazioni occulte delle sue esperienze, tanto che due noti ricercatori ufologi italiani, Roberto Pinotti ed Enrico Baccarini, scrissero loro stessi che l'ipnosi di Zanfretta fu irrimediabilmente inquinata dalle intrusioni di Boccone ed altri inquisitori poco imparziali. Tutti questi fattori portano a una posizione oggi condivisa dalla maggioranza degli studiosi sull'argomento: l'uso dell'ipnosi regressiva in casi presunti di rapimenti non è uno strumento scientificamente valido, anzi rischia di danneggiare ulteriormente la credibilità del testimone. Insomma, Zanfretta, molto probabilmente, crede genuinamente che i suoi ricordi ipnotici siano reali, ma ciò non li rende veri nella realtà. In questo caso, infatti, non c'è una foto degli esseri, non c'è l'ombra di una sfera titaniana, non ci sono tracciati radar degli UFO, di fatto non c'è nulla. Le uniche prove materiali sono quelle collaterali che abbiamo già elencato, le tracce sul terreno, eccetera, che sono anomalie sicuramente interessanti e bizzarre, ma interpretabili in vari modi. Ci possono essere tantissime spiegazioni. Tirando le somme di tutto ciò, cosa possiamo concludere sul caso Zanfretta? Cosa è vero e cosa no in questa storia così intricata? Quello che possiamo ritenere quasi certo è che qualcosa di straordinario accadde a Zanfretta, almeno nelle prime due occasioni. I riscontri oggettivi, come dicevamo, sono ben documentati. Quindi è difficile liquidare l'intera vicenda come un'invenzione, una burla dal nulla, uno scherzo orchestrato da qualcuno, perché troppe persone e troppi dati concordano nel segnalare fenomeni anomali in quelle date e in quei luoghi. Inoltre la reazione emotiva di Zanfretta è confermata e compatibile con un trauma reale. Quindi l'uomo non si è inventato di sana pianta un racconto per fama o denaro, anzi ne ha ricavato forse più problemi che altro. E su questo quasi tutti quanti concordano, anche gli scettici. Zanfretta era convinto di quanto diceva ed è in buona fede, lo ripetiamo. Dunque la sincerità del testimone è sicuramente un punto fermo. È inoltre vero che il caso fu indagato seriamente dai carabinieri e trattato come potenzialmente autentico. Ci sono però altrettante cose incerte e non verificate. Non sappiamo esattamente cosa capitò a Zanfretta durante i suoi blackout di memoria. Potrebbe aver vissuto episodi di sonnambulismo dissociativo, brevi crisi epilettiche addirittura, che si sa possono dare allucinazioni e perdita di coscienza, oppure ancora potrebbe essere incappato in qualche evento esterno di varia natura. Emissioni elettromagnetiche che lo avrebbero disorientato, e poi la sua mente ha confabulato l'incontro alieno per spiegarsi l'accaduto. Ovviamente sono tutte congetture, anche queste senza prove, ma che evidenziano il fatto che le spiegazioni alternative, che non prevedono extraterrestri, potrebbero esistere come e andrebbero, per onestà intellettuale, raccontate e studiate allo stesso modo. L'evoluzione sospetta poi dei racconti di Zanfretta ci fa venire un ulteriore dubbio.
Questo venne notato anche dal CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. I suoi membri classificano oggi il caso Zanfretta come non credibile. Leggetevi i vari report, vi lascio tutte le fonti di questo video in descrizione come sempre. Come scrisse acutamente molti anni dopo Massimo Polidoro, la vita di Zanfretta è stata segnata non dagli alieni, ma dalle suggestioni e manipolazioni di chi intorno al mistero ha agito con troppo entusiasmo. E io non posso che concordare. Zanfretta praticamente è stato travolto dal personaggio che gli altri hanno voluto fare di lui. Un uomo semplice intrappolato in un mondo di UFO e di incubi che forse non ha mai realmente compreso. Non significa che Zanfretta debba farsi andare bene questa spiegazione, anzi, dal suo punto di vista egli ha vissuto davvero quelle esperienze, nel senso che le ha percepite e ne porta i segni emotivi. Negargli questa realtà equivale quasi a negare un pezzo della sua vita e noi non siamo qua per questo. Non sapremo mai con certezza assoluta cosa accadde quelle notti, ma sappiamo che il costo umano è stato altissimo. Quindi noi, oltre a raccontare questa storia, oggi dovremmo concentrarci sulla persona e sul provare empatia per quello che ha passato. Non a causa degli alieni, ma del circo mediatico che gli è stato costruito intorno. E forse, dico forse, sarebbe anche ora di lasciar perdere questo caso. Bene ragazzi, questa è una storia che ho voluto raccontarvi perché secondo me è molto interessante, perché non è qualcosa che possiamo liquidare facilmente. Non è, come tantissime altre storie di cui abbiamo parlato in questo canale, evidente la malafede di chi vuole guadagnare diffondendo sciocchezze. Qui c'è una persona che ha realmente sofferto per quello che gli è capitato, come abbiamo detto, per tutto ciò che gli è stato costruito attorno. C'è una persona che ha vissuto queste esperienze e che ne porta i segni anche oggi. E ci sono cose che ancora non sono chiare, che non abbiamo chiarito, che non abbiamo né dimostrato né falsificato. Vi ricordo una cosa, vi lascio con questa frase che ripeto sempre: l'assenza di prove non è una prova. Se noi non abbiamo una prova che qualcosa non sia successo, non possiamo affermare il contrario. Quindi il fatto che non esistano prove che gli alieni non siano mai arrivati in contatto con Zanfretta non significa automaticamente che questi alieni l'abbiano fatto. Tutt'altro, spetterebbe a Zanfretta o chi per lui portare le prove del fatto che gli avvistamenti sono avvenuti, perché ricordiamoci che l'onere della prova, ovvero la responsabilità di dimostrare le affermazioni, sta proprio a chi queste affermazioni le fa. Detto questo ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate anche un bel like a questo video e soprattutto hype. Quando cliccate like vi si aprirà una finestrella nella sezione commenti con cui potrete cliccare hype a questo canale. È gratis ed è utilissimo per me per far arrivare il video a quante più persone possibili che ancora non ci seguono. E ovviamente fatemi sapere la vostra su questa storia nei commenti, perché c'è sicuramente tanto di cui chiacchierare. Per oggi è tutto, io vi saluto, qua è Victor, passo e chiudo e noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!